Pesto is one of the most popular sauces in the world. The original recipe calls for 7 ingredients, no more, no less. Basil, extra virgin olive oil, pine nuts, Parmesan cheese, pecorino cheese, salt and garlic. We're in Genoa, Italy. Here is where pesto was invented. And ask any Genoese you know, and they will tell you that pesto made outside of the city just can't compete with the one that is made here. Why? Because all the 7 ingredients here are just a little bit more special. Take the basil, for example. This variety is considered the finest in the world because it has smaller leaves than usual and a more delicate flavor. And just like basil, all the 7 ingredients are distinctly Genoese. We're here to find out why. Ci siamo. È un mare verde. È un mare verde, sì. Prego. E questo è il basilico genovese DOP, è un tappeto. Ma quindi quali sono le caratteristiche di questa pianta qui rispetto ad altre varietà di basilico in altre parti d'Italia o del mondo? Allora, tu hai innanzitutto la foglia è estremamente delicata e il sapore è preciso quello del basilico. Non ha note di menta, note di lavanda, note di limone come hanno altre varietà. Esistono 320 varietà di basilico al mondo, soltanto 60 sono commestibili e soltanto una è quella giusta per fare il pesto. Quindi questo È quella che troviamo qui. che è quello che troviamo qua. E vengono raccolte intorno ai 30-40 giorni, diciamo, dalla nascita, un pochino più alte di queste. E questa fogliolina è dolce, sa proprio di... prova, Proviamo. sa proprio di basilico, no? Non c'è altro. Buono, è dolce. È dolce. Sì, sì. Senti solo basilico. Si raccoglie una pianta di basilico, bisogna proprio estirpare tutta la pianta con Sì. la radice, non bisogna tagliarla. No, in questo caso no, la tradizione prevede che si venga tolta anche la radice e poi venga messa in un piccolo sacchetto con la terra, e questo sistema ci consente di far durare il basilico 4 o 5 giorni. È un antico sistema che consente la commercializzazione di un prodotto, di un'erba, che altrimenti dopo poche ore sarebbe da buttare via. Sì, Infatti poi il pesto vale la fatto qualità. secondo la ricetta tradizionale è costoso, perché questo spazio viene estirpato, non viene tagliato e aspettato che ricresca diverse volte. Sì, sì, quindi la pianta ha una vita, insomma, Esatto. un pesto. Un attimo. Può fare. Così. Beh, insomma, però il fine giustifica. Sì, senza dubbio. Ok. Once we've got our basil, we're at a crossroads. Mix the 7 ingredients with the more traditional, time-consuming pestle and mortar, or use a more common mixer. Both methods are possible and, most importantly, accepted by pesto experts like Roberto. Today, we'll see both methods, because each one leads to a different tasting pesto sauce. Let's start with the more modern approach. At the production site, the first thing that happens is washing the leaves. They are washed 3 times and disinfected to lose all residues of dirt and to make sure the leaves are absolutely clean. Then they're dried. Cos'è questo? È una centrifuga. Sì, sì. Siamo una lavatrice. Esattamente. L'avete estratto? Quindi siamo pronti per il programma, 60 gradi. Esattamente. Bianchi o ora? Bianchi delicati però, verdi delicati. Ok. I think we got it by now. Basil is an essential part of pesto. About 1/3 of it, in fact. Here we just washed 5 kilos of basil, which will make 15 kilos of pesto. But what about the other 6 ingredients? Unlike basil, not all of them come from Genoa or its region, Liguria, but they're all tied to its history. We'll tell you more about them as they go in the mixer. The first one to go in is extra virgin olive oil. E questo anche un olio... Questo è un olio ligure, un olio di oliva taggiasca, dolce, ha un'aromaticità che non va a coprire il sapore degli altri ingredienti, perché ce ne va parecchio di olio nel pesto e quindi deve essere un olio delicato, l'olio ligure è perfetto. The second ingredient is the basil. We now have the 2 cheeses, Parmesan and Pecorino.
And when cheese is involved, it wouldn't be a Regional Eats episode without some tasting. Buono. Sì, sì, latte crudo. Vero? Quindi Buono. Unlike the basil and the olive oil, these two cheeses are not local ingredients. So how did they become part of the pesto recipe? Well, the answer, at least for Parmesan, is simple. The same way it is the king of cheeses for 21st century Italians, including me, Parmesan held a special place in the hearts of Italians and Genoveses in the Middle Ages. il primo documento scritto dell'esistenza del parmigiano è un atto notarile genovese del 1200 ed è la prima notizia scritta che questo formaggio esiste. Poi esisteva ovviamente già da prima. Però i notai genovesi scrivevano tutto e allora avevano scritto anche di questa cosa qua. Back in the Middle Ages and until the 18th century, notation was not the only thing happening in Genoa. Genoa was also one of the most powerful trading cities in the Mediterranean. One of the main trade routes of the Genovese Maritime Republic was Sardinia. From there, sailors would bring building stones back home to Genoa, but most of all, and I mean, can you blame them? Pecorino cheese. Quindi anche questo ha un legame con la tradizione assoluta. Il parmigiano, questo è il pecorino. Però il pecorino ce n'è di meno rispetto Meno, al sì, parmigiano, sì, sì. Che sarebbe troppo... Lo cerchiamo. Bello del pesto che fermi gli ingredienti e puoi ottenere dei risultati molto diversi secondo come lo combini, no? Perché non c'è una ricetta. È molto interessante, non esiste, ma è bello che non ci sia, no? Se no mangeremo tutti lo stesso pesto ovunque, tutto uguale, no? Sarebbe tremendo. We're getting to the end. The fifth and sixth ingredients to go in for the mix are pine nuts and garlic. This garlic is a local variety called Vessalico, named after a small town in this region. It has a strong aroma but a more delicate flavor than other varieties. L'aglio è importante, no, nell'equilibrio degli ingredienti perché dà l'elemento piccante al pesto, altrimenti rimane una salsa dolce e l'aglio dà stabilità, esalta tutti gli altri ingredienti. Last but not least is a touch of coarse sea salt. And why not, a bit more olive oil. Guarda. Hop. Io continuo, vado dentro finché non ci sto. No dive, com'è? Buonissimo, profumatissimo. Ma ok, quindi ora che succede? Qui abbiamo il nostro pesto, adesso dobbiamo... Ok, quindi che consistenza bisogna Lo vedi? ottenere? Rimane compatto, no? Sì, sì. Non è liquido, perché c'è una percentuale di olio che è importante, ma non deve essere tutto olio, non deve essere liquido. Sì, E- quindi non si deve vedere l'olio, insomma, sui bordi. Adesso appena fatto, no? Poi sicuramente si sedimenta, però in generale no, assolutamente. Poi ricordiamoci che questo è un pesto fresco e soprattutto poi vedi che rimane compatto, no? Sì, sì. Montato. Vero? Prego, vai, assaggia. Insomma, è qualcosa. Buono. Non si sente l'aglio, è vero, è vero. Perché si integra, no? Si integra, Devo c'è, dire che sì. ma non... Ritrovo anche un po' quel sapore del pecorino, ma non forte come ovviamente Certo, il formaggio. ovviamente. Sì, sì, che c'è il formaggio da solo. E poi adesso si deve assestare, no? Si devono bene amalgamare gli ingredienti e i sapori, ma già così si sente. Poi te lo devi immaginare sulla pasta, no? Che è calda, che ti tira fuori proprio gli aromi, no? I profumi di tutti gli ingredienti. Quindi il prossimo step è un bel piatto di pasta. Direi di sì. We've seen the more modern way to make pesto, so now it's time to travel back in time and familiarize ourselves with these two tools, a wooden pestle and a marble mortar. We'll do this in Roberto's restaurant Il Genovese, in the center of the city. A parità di ingredienti, perché gli ingredienti sono sempre gli stessi, dà un risultato diverso.
quello là che abbiamo assaggiato era un pesto ottimo. Questo qui ha una personalità diversa che si può ottenere solo con il mortaio. Però alla fine, se lavori bene col mortaio, riesci a estrarre tutto l'olio essenziale, tutto l'aroma, tutta l'anima, no, del basilico, e la riesci a trasferire nel pesto. Allora ottieni un prodotto così, fuori dal comune. Ma è vero poi comunque che il marmo non riscalda il basilico? Certamente sì, certamente, ma più che l'effetto, no, del marmo e del legno del pestello, perché è importante che il pestello sia di legno, perché così non va a macinare, no, la pietra, perché altrimenti mangeremo pesto e pietra. Invece così col pestello di legno questo non succede. Ok. Cominciamo? Cominciamo. When making pesto with a pestle and mortar, the order the ingredients go in is a little bit different. Roberto starts with garlic. Si è disintegrato. Pochissimo, esatto, sì. Si scioglie, si dissolve. Adesso andiamo con i pinoli. Quindi prima tutti gli ingredienti più duri, Esatto, brava. che altrimenti poi si perderebbero nel liquido. E sarebbero più difficili da lavorare se lo facessimo in un secondo tempo. Ma io non ho mai visto mortai così grandi. Questo Guarda. l'avete fatto fare voi? No, questo è un mortaio antico, arriva da un monastero benedettino, ha più di 300 anni. È stato chiuso questo monastero durante il periodo napoleonico, quindi parliamo di più di 200 anni fa, ma era un mortaio che era già vecchio prima che venisse interrotta la sua vita, no, attiva. E poi è finito qui. E poi mi ha trovato lui, perché l'amico dell'amico ha detto: ma tu, che so che hai un amico che fa il pesto, il campionato mondiale del pesto, ti serve mica un mortaio? Campionato mondiale del pesto. Eh sì, Eh sì, perché anche qui esiste un campionato mondiale. l'ho inventato io. 15 anni fa abbiamo cominciato con un gruppo di amici, abbiamo organizzato il primo campionato mondiale di pesto. Adesso siamo arrivati all'8ª edizione, marzo scorso, e arrivano 100 concorrenti da tutto il mondo. Gli stranieri, l'ultima edizione erano 33, arrivavano da tutto il mondo. E si sfidano. No. L'ultimo era milanese, ha vinto un americano, ha vinto un tedesco, e arrivano un po' da tutto il mondo, perché sennò cosa... Però gli ingredienti non si Gli ingredienti devono essere i nostri. Now it's the basil's turn. Che si sente comunque l'odore, ogni volta che si È vero? muove un po', Guarda. si smuove, ti tocca. Sea salt, E adesso cominciamo a ruotare il pestello dentro il mortaio. Un terremoto. Anzi, non hai ancora visto niente. Vai. Lo facciamo lavorare? Sì, dai, da che lato? È lo stesso. Perché io sono Non si destra. smonta, è lo stesso. Boh. Vai, una bella macchia verde sulla maglietta bianca. Difficile. È un bel difficile. gioco. Sembrava più facile. Però non so, c'è come se ci fosse un percorso già scritto sul mortaio. Ah, beh. Perché siccome, sì. Ma anche nel tuo DNA, Perché il no, discorso, io- è il discorso, no, è un qualcosa nel genere umano, è scritto. Ah, ok, perché io di genovese Non hai proprio niente, credo. no. Poi... Ma il mortaio Però- è comune a tutti i popoli di tutto il mondo. Certo. Diceva prima che il mortaio non è una cosa, insomma, Solo genovese, assolutamente. tradizionale, artigianale, veramente più che artigianale, forse più primitiva. Lo è. Sì. Ma infatti a me questa cosa è piaciuta molto. Vado avanti io. Se lo dovete tenere, lo dovete vedere. Sì. Ma quanti chili va il mortaio? Penso a 42 kg il mortaio e 4 kg 7,50 al pestello. Sì, beh, sono stati quei 7,50. che- Sì. we add the 2 cheeses and olive oil, and our pesto is ready. But we didn't taste it with pasta as promised after all. Osa, Allora, prendo quello più grande. vai. Prendi quello più grande. Vabbè, l'ho detto, l'ho fatto. Ok. Evviva. Buono. Un sapore più pronunciato rispetto a quell'altro, proprio perché ci sono ancora un po' di pezzettini. Sì.
Avevo messo un po' più di pecorino qua, Sì, si sente. un po' più marcato. Buono, davvero buono. Mai mangiato un pesto con questo sapore in particolare. Grazie mille alla maionese Grazie. e quella bianca.